Mi chiamo Lara e ho 19 anni, vivo a Torino e questa cosa è diventata una lista della spesa. Ok, diciamo la mia più grande passione è la recitazione. Forse la prima volta dove davvero mi sono resa conto che wow, quello era quello che volevo fare è stato quando sono andata a un musical in campagna a casa di mia nonna, uno di quei musical di paese dove la compagnia del paese si organizza e radunano tutti. Non avevo la minima idea di cosa mi stesse aspettando, non avevo mai visto uno spettacolo teatrale in tutta la mia vita e sono entrata tipo a Casa Tenere insieme a mia nonna e a mia famiglia dentro sto teatro e poi quando questa cosa è iniziata ero tipo wow, bellissimo, cioè ero completamente rapita da tutta questa situazione, dalle luci, dalla gente che cantava, la gente che ballava, mi sembrava tutto un piccolo mondo perfetto che era lì sul palco e io non ne facevo parte, ma sentivo che ne facevo parte. Allora diciamo che penso che se dovessi ritrovare un punto della mia vita in cui ho deciso voglio fare l'attrice, è stato proprio quello. Cos'è questo? La cosa è continuata, diciamo, per un po' di anni, fino a che non ho deciso di entrare a far parte del teatro della scuola. Il teatro della scuola che, diciamo, un sacco di persone, un sacco di ragazzi che recitano come me e sanno benissimo di quello che sto parlando, è un po' il punto di inizio di qualsiasi persona. Sono arrivata interpretando come primo ruolo Polifemo, ebbene sì, il mio primo ruolo al teatro è stato Polifemo. Fare, non lo so, Penelope che aspetta a casa Ulisse non è molto nelle mie corde. Io mi sento più il gigante con un occhio solo che vive in una caverna e che mangia tutti. Secondo me era un ruolo molto più divertente, infatti diciamo ho debuttato a teatro con Polifemo, è stato il mio primo ruolo. Dopo Biancaneve all'asilo, però forse non si conta. E allora niente, ho continuato, ho fatto tutte le mie medie così, facendo i miei spettacolini tranquilli, fino a quando appunto sono arrivata al liceo. Al liceo ho iniziato a fare un po' di stage in giro per l'Italia e da lì diciamo è iniziata tutta la mia avventura con me, la recitazione e Alessia, la mitica Alessia che non può mai mancare. In pratica mi ricordo che ci siamo incontrate in questo stage che lei aveva organizzato con questo casting director molto famoso, molto valido, e io sono arrivata appunto appena uscita dalle medie, ancora lì nel mio piccolo mondo di recite scolastiche, ancora tutto unicorni, arcobaleni, sì che bello, yeah. Fatto sta che questa avventura si è rivelata essere un pochino peggiore, però poi alla fine anche migliore, diciamo da quello che mi aspettavo, perché questo casting director si è rivelato essere una persona poco gustosa, mettiamola così, per non essere scurrili. Non so come mai, ma se l'era presa particolarmente con me, io non le avevo fatto niente, ero povera, indifesa, 14enne, 13enne lì. E niente, lui è arrivato e abbiamo fatto tutte le nostre cose, una scena comunque difficile a livello anche personale da interpretare, e mi ricordo che alla fine di tutto si è girato da me e mi fa: tu potrai solo fare la bellina nella vita, probabilmente non diventerai mai un'attrice, come mai sei qua? Ero tipo, perché mi stai dicendo queste cose? Cosa ti ho fatto? Sono una 14enne, non ti ho fatto nulla, sono qua, sperduta. Quello è stato proprio uno di quei momenti in cui mi sono detta: in questo momento o do ragione a questo, che chi è nella mia vita? Nessuno, oppure continuo a fare quello che mi piace. E per fortuna ho scelto la seconda opzione e allora ho continuato ad andare a questo stage, anche se ovviamente c'era questo simpaticone che non perdevo occasione per farmi delle frecciatine, e alla fine dello stage mi ricordo che mi sono avvicinata alla ragazza che l'avevo organizzato e abbiamo iniziato a parlare. Questa ragazza era Alessia e gli ho chiesto se insomma lei prendesse mai degli attori, dei ragazzi per insegnare uno ad uno, per fare un po' di coaching, e diciamo lei mi ha detto che non lo faceva molto spesso, però comunque mi aveva visto interessata, quindi che se avessi voluto avrei potuto continuare con lei. E io tipo sì, che bello, dai, non vedo l'ora. Quindi alla fine potrei dire che da questa esperienza, che nel suo complesso è stata abbastanza negativa, ne è nato però qualcosa di super positivo, perché poi grazie a questa cosa io e Alessia abbiamo iniziato a vederci continuamente. Per me Alessia è stata davvero, ed è tuttora, una sorta di sorella maggiore, perché mi ha preso in una parte, in un'età della mia vita in cui comunque ero piccola
piccola, molto insicura, ero una persona che non aveva magari ancora troppo le idee chiare su quello che avrebbe voluto fare, sapeva quello che le piaceva, ma non in che modo voleva sfruttarlo, non che cosa volesse effettivamente ricavare da tutto ciò. Nei miei anni si è vista, beccata, assorbita tutte le mie sclerate, tutti i miei pianti, le mie insicurezze, è stata veramente un angelo, grazie a tutti, molto sempre. Però ovviamente abbiamo anche lavorato in questi anni, abbiamo iniziato ad affrontare insieme monologhi, dialoghi, scene, qualsiasi cosa, proprio ogni giorno, ogni volta che ci vedevamo c'era qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo su cui lavorare. Ovviamente all'inizio facevano cagare, sono la prima che se ne rende conto, però voglio dire, magari col tempo, un po' un aiuto dal punto di vista personale, psicologico, lei, un po' anche dalla parte tecnica, diciamo, abbiamo costruito insieme tutto questo percorso. Oddio, mi strozzo. Fino a che poi questa cosa non mi ha portato, non mi ha spinto, dato che io ho il sogno dell'America da sempre, a fare questo provino la scorsa estate a Los Angeles per l'American Academy of Dramatic Arts. È sempre stata una di quelle cose, wow, che bello, mi piacerebbe tantissimo andare, mi piacerebbe tantissimo, tutto un mi piacerebbe. Ci ho creduto seriamente, ho detto, ma sì, io ci provo. E allora cosa è successo? Che sono andata lì appunto a Los Angeles, ho fatto questi 2 mesi all'interno di questo stage estivo dell'Academy e poi mentre ero a fare lo stage è capitata l'opportunità di fare il provino per l'Accademia vera e propria, per il full time. Alla fine ciò che stavamo sognando, ciò su cui abbiamo sempre scherzato, che abbiamo sempre diciamo posto come obiettivo finale lì, ma un po' anche non reale, a volte sembrava proprio una di quelle cose che dici sì, quando sarai, quando farai. Alla fine l'abbiamo fatto davvero, cioè questa è una cosa che mi ha stupito un sacco, però devo dire che nel senso per tutto il lavoro che ci abbiamo messo, per il rapporto che abbiamo io e lei e soprattutto per la forza che lei mi ha dato di credere in me stessa, che più di qualsiasi recitazione resto, e forse la cosa che mi è rimasta di più, ecco devo dire che tutte queste cose insieme alla fine ci hanno portato e mi hanno dato la forza di rendere molto più reale di quanto in realtà potesse sembrare una cosa che per me era sempre stata solo un sogno. Questo ero io, vi ho raccontato di tutto quello che faccio, di quello che sono, però la rende molto di più, è un progetto che ho voluto portare avanti perché lo vedo un po' come una sorta di diario di bordo di quello che succederà, delle avventure che mi capiteranno davanti sul mio percorso. Ho sempre voluto andare negli Stati Uniti e adesso questa cosa sta succedendo. Ci sono un sacco di cose che voglio scoprire, che mi voglio aspettare da questa avventura, voglio scoprire un sacco di cose su di me, su chi sono, voglio conoscere persone nuove, poi sono sicura che non è solo una mia curiosità sapere come parla John Travolta, quanto è alto Justin Bieber, effettivamente com'è uno studio cinematografico ad Hollywood. Channing Tatum è effettivamente così figo? O ha solo la mascella larga? Lo scopriremo insieme.